Drive e benvenuti di nuovo nella Stinger per questo nuovo video. Questo è un focus su gli aiuti di guida che la Stinger ha in dotazione. Ora siamo in tangenziale, quindi il luogo comunque qui le velocità sono abbastanza sostenute e si possono sperimentare gli aiuti alla guida. Cominciamo col primo, che qui sulla mia sinistra ho i vari tasti, che è il Keep Lane Assist. Quindi adesso ho qua sul display ho la macchina con le due linee, con le due, diciamo, strisce, con un volante che mi sa indicare che insomma questa modalità è attiva. In più, ora non so se si vede, ma sul head-up display ho, oltre alla velocità, ho anche il volantino verde che appunto mi sa indicare che questa modalità è in funzione. Ora facciamo una prova. Ovviamente non bisogna mai staccare le mani dal volante, però io le terrò vicine proprio in caso di sicurezza. Vedete, ora stacco le mani dal volante. Ora la strada adesso è dritta, però nel caso in cui io adesso, vedete, non so, la macchina si sta leggermente spostando a sinistra, io adesso la sposto io un po' a sinistra, guardate che fa. Vedete? Il volante si muove e raddrizza la vettura. Fra poco ci sarà una curva, quindi possiamo vedere al meglio questa funzione. Ecco, ora siamo in curva. Vedete? La macchina sta girando da sola. Ora, questo non è un sistema di guida autonoma, perché infatti la vettura si vede che continua un po' verso la linea tangente, della circonferenza della curva, però quando poi vede che il radar trova le strisce, riporta la macchina sulla sua traiettoria. Andiamo un po' avanti, l'altra curva, ve lo faccio rivedere, acceleriamo. Ok, altra curva, senza mani, vediamo. Vedete, la macchina continua ad andare dritto, quando si accorge della curva comincia a girare. La macchina sta girando. Non è scattoso questa differenza di, la curvatura, ecco, non è molto scattosa, però è abbastanza liscia, abbastanza tranquilla. Perfetto, riprendiamo il volante. Ora non vedo nessuno dagli specchietti, proverò a fare una cosa. Proverò a spostarmi su un'altra corsia non mettendo la freccia. Vedete che succede? Il volante cerca di riportarmi in traiettoria, mentre se metto la freccia nessun problema. Ritorna attivo. Devo fare un sorpasso. Non lo fa da sola, perché comunque non è una guida autonoma. Rimetto in funzione il Keep Lane Assist e vediamo. Sì, perfetto. La tiene davvero molto molto bene. Disattiviamo questo controllo. Un altro aiuto alla guida che ha questa Kia Stinger è il cruise control adattivo. Ora attivo il cruise. Perfetto. Il cruise ce l'ho a, vediamo, 80 km/h. Ora perfetto. Ora il cruise control adattivo quindi permette, per chi non lo sapesse, di adattare la velocità della nostra vettura in base alla vettura che c'è di fronte a noi. Ovviamente ci sono dei limiti c'è un massimo e un minimo metraggio, per cui la macchina si ferma, si rallenta o accelera. Infatti adesso, per esempio, una macchina ha svoltato a destra e la nostra Kia ha decelerato. Ora davanti a noi non c'è nessuno, quindi riprendo il cruise, lo rimettiamo a 90 km/h
e andiamo verso la prossima macchina, vediamo un po' che succede. Il limite lo metto al massimo, così credo 4-5 macchine di distanza la macchina comincia a rallentare. Per esempio adesso c'è la nostra camera car guidata da Carlo che sta andando a circa 75-80 km/h. Io invece ho il cruise control a 90, però la velocità mia attuale è di 70 km/h perché ho impostato la velocità, la macchina ha impostato la velocità in base alla vettura di Carlo. Adesso per esempio io comunque ce l'ho sempre a 90 il limitatore, quindi ora metto la freccia e sorpasso Carlo. La macchina sta accelerando, io infatti il piede non ce l'ho sull'acceleratore, la macchina sta accelerando perché la vettura che ci precede va più veloce rispetto alla vettura di Carlo, quindi ora sono fermo a 90 km/h perché comunque il cruise è impostato a 90 e posso effettuare il sorpasso. Nel caso in cui di nuovo la macchina davanti si ferma, rallenta, anche la mia si ferma o rallenta. Quindi alla stessa maniera funziona molto bene questo sistema, è davvero soprattutto molto comodo perché può capitare magari una piccola distrazione che non si vede la macchina davanti che frena e quindi questo sistema aiuta a frenare. A proposito di questo, questa vettura ha anche il riconoscimento dei pedoni, quindi riconosce i pedoni e frena automaticamente. Purtroppo non lo possiamo provare perché non vogliamo rischiare, però comunque vi assicuro che funziona. Un altro sistema di aiuto alla guida, disattivo il cruise, è l'avviso di sorpasso. Per esempio ora vedrete qui a sinistra che sullo specchietto si illumina una luce arancione. Ecco, vedete? Adesso Carlo ci sta di nuovo superando e vedete che c'è la luce gialla. Vedete? Molto comodo perché ovviamente essendoci l'angolo cieco in tutte le vetture, in questa maniera si vede se magari c'è qualcuno che ci sta superando, perché molte volte, soprattutto di sera, uno non se ne accorge, e questo sistema aiuta molto. Ora è giorno, però un altro sistema che ci aiuta nella guida è il sistema dei fari abbaglianti attivi. Che significa? Se io imposto i fanali in abbagliante, succede che se viene una macchina dal senso opposto, il sensore rileva la presenza di una vettura o anche di un pedone, perché magari può dar fastidio, e spegne automaticamente l'abbagliante che non serve. Quindi comunque lascia una bella visuale, perché comunque gli abbaglianti permettono di vedere fino a circa 400-500 metri, però senza, diciamo, accecare chi ci viene incontro.